adesso a fare la lavorazione dell'applicazione. Con il filo sempre messo in doppio e l'uncinetto numero 4 dobbiamo fare una catenella con 61 maglie e quindi 1, 2, 3, 60 e 61. Tornando indietro lungo tutte queste maglie dobbiamo fare 60 punti bassi e quindi 1, 2 e 60. Adesso dobbiamo fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, voltiamo il lavoro e in ognuna delle 60 maglie basse dobbiamo fare 2 maglie alte. La prima l'ho già fatta con le 3 catenelle, facciamo la seconda. Nel punto accanto altre 2 maglie alte, una e una 2, e continuiamo per tutta la riga. Alla fine di questa riga avremo fatto 120 maglie alte. Ci vediamo alla fine della riga. Devo fare le ultime 2 maglie alte nell'ultima maglia bassa e quindi una e 2. Voltiamo il lavoro e senza fare catenelle dobbiamo fare in ogni maglia alta sottostante una maglia bassa, quindi una, 2, 3 per tutta la riga, per un totale di 120 maglie basse. Devo fare l'ultimo punto basso nella terza catenella della maglia alta sottostante, quella costituita dalle 3 catenelle. Dopodiché taglio il filo sfilo l'uncinetto e con l'ago da lana devo nascondere le codine di inizio lavoro e di fine lavoro attraverso i punti. Questa è l'applicazione finita, ovviamente non verrà cucita in questo modo, ma io adesso su questa superficie piana le devo dare una forma e precisamente in questo modo. Allora, intanto guardiamo, questo è il dritto del lavoro, del punto basso, e questo è il rovescio. Quindi dal dritto cominciamo, io devo formare 7 giravolte e quindi piano piano, ovviamente questa è una sistemazione provvisoria, io poi quella definitiva la farò appuntandola sulla tesa, sulla parte interna della tesa del cappello, in maniera tale che insomma sia armoniosa, queste giravolte siano più o meno omogenee, però l'idea è questa, devono essere 4 esterne e 3 interne, quindi 1, 2, 3,
e 4 e 1, 2, 3 interne. Quindi più o meno, più o meno. Questa è l'applicazione che verrà cucita alla tesa. Poi vi farò vedere come appuntarla, o perlomeno quando l'avrò appuntata, perché non è una cosa che posso fare vedere facilmente, però ve la posso spiegare. Io prima la appunto, poi la imbastisco e poi la cucio definitivamente, e questi passaggi comunque ve li farò vedere. Ho momentaneamente messo il cappello sulla testa del manichino perché prima di cucire l'applicazione, in questo caso nella parte interna della tesa lateralmente al viso, ho bisogno di sapere da che punto partire. Per questo ho messo uno spillo che indica più o meno il centro dell'occhio. Ora l'inquadratura qui non è, sembra che sia spostata, ma di fatto comunque corrisponde al centro dell'occhio, più o meno. Così si vede meglio, al centro dell'occhio. Il primo spillo significa che da qui deve partire l'inizio della cucitura dell'applicazione, che poi facendo delle giravolte arriverà fino a una certa altezza che ho calcolato più o meno intorno a questo punto, che è sulla guancia, diciamo, perché poi comunque i capelli la coprirebbero, quindi possibilmente forse anche un po' più sopra. Adesso passo invece all'inquadratura, quella da lavoro, perché devo cominciare ad appuntare l'applicazione con gli spilli e quindi vi faccio vedere questa procedura. Ho appuntato per ora solo provvisoriamente questa applicazione, facendole fare alcune giravolte, perché questo è il senso che io voglio dare a questa applicazione. Momentaneamente è solo abbozzata questa, infatti di qua non sono neanche appuntate, questa è più lunga, ce n'è una più corta, quindi adesso questo lavoro, che è un lavoro comunque di precisione e prende molto tempo, non lo posso fare con una registrazione. Quindi adesso io controllo meglio tutte queste giravolte in maniere che siano un po' più armoniose una con l'altra, e dopodiché le imbastisco e poi vi faccio vedere come si devono cucire, perché con l'imbastitura significa già che io le ho sistemate nel migliore dei modi. Quindi a più tardi. Ho imbastito l'applicazione e, come si vede, ho sistemato al meglio queste giravolte, che sono più o meno tutte una simile all'altra, non ci sono grosse differenze in altezza, in larghezza. Quindi adesso io le dovrei cucire. Per cucire queste applicazioni con l'ago da lana e il filo messo in un solo capo è più che sufficiente, facendo attenzione a non fare una cucitura troppo stretta, oppure che passi al di là del cappello, cioè sulla parte davanti non si deve vedere comunque niente. Piano piano, perché ci vuole insomma un po' di pazienza, cucendo anche questa parte che non deve stare sollevata, quindi partendo da qui, lungo tutto il bordo delle maglie basse iniziali, dobbiamo con l'ago cucire prima una parte della giravolta che va verso l'esterno, poi con l'ago passare all'interno per cucire la parte questa della giravolta interna. Lo stesso qui, usciamo da questo qua, in un punto, per poter cucire questa parte, poi con l'ago dobbiamo cucire quest'altra parte, e lo stesso per tutte quante le giravolte, fino ad arrivare qui, dove comunque bisogna anche
da questa parte cucire questo lato finale, quindi non soltanto in questo punto perché resterebbe sollevato, quindi si deve cucire anche questa parte qua. Ci vediamo quando avrò finalmente terminato definitivamente la cucitura di questa applicazione. Un'altra cosa che volevo fare notare, non dobbiamo andare oltre il bordo del cappello, ma a filo, in modo che quando viene indossato comunque non esca fuori visibilmente. Quindi ci vediamo quando l'ho cucita definitivamente e poi ve la faccio vedere nel manichino. Ho cucito definitivamente l'applicazione, ovviamente si può vedere che le giravolte sono molto armoniose l'una con l'altra, anche se essendo un'applicazione freeform, queste si possono aprire, si possono schiacciare, bisogna poi sempre sistemarle con le mani per renderle più omogenee. Io ho iniziato, mettiamo così che si vede meglio, ho iniziato a cucire con l'ago, anzi lo prendo così faccio una simulazione. Ho cominciato a cucire questo lato qui, poi ho cucito questo lato interno, sempre dalla parte interna delle giravolte, quindi una volta arrivata a questo punto con l'ago sono passata da questo lato, facciamo finta che ho il filo, e ho cucito questa parte interna, una parte, poi con l'ago sono andata dall'altra parte. Io sto simulando la cucitura ovviamente. Ho cucito questa parte qua, sono entrata con l'ago da quest'altra parte, ho cucito questa e così fino alla fine, dove poi all'ultimo ho cucito anche il bordino laterale perché non lo volevo libero. Adesso indosserò nel manichino il cappello per farvelo vedere, non devo aggiungere nient'altro. Questo è il cappello finito, con la sua bella applicazione bene visibile. Un attimino faccio vedere, quando parlavo di riferimento all'occhio, intendevo che dovevo partire dopo aver provato, diciamo, il cappello sul manichino. Ho messo appunto lo spillo in corrispondenza dell'occhio, in modo che comunque, in qualunque modo lo si voglia indossare, con la tesa un po' più obliqua o meno obliqua, insomma, la cucitura, il punto di cucitura comunque non si deve vedere, si devono vedere solo le giravolte. Niente, spero che questo cappello vi sia piaciuto e alla prossima.